Amiche ed amici, ciao a tutti, ben ritrovati. Oggi vi mostro velocemente come realizzare questo bellissimo cuoricino, portachiavi o porta ciò che volete, insomma, utilizzatelo come meglio credete. Fra poco è San Valentino, mi sembrava carino fare qualcosa a tema. Non lo faccio mai, però eccezionalmente quest'anno ho voluto realizzare qualcosa a tema San Valentino. Chi lo sa, magari domani, dopodomani ci saranno altri mini tutorial del genere dove vi mostrerò qualcosa. Fatemi sapere se siete interessati, fatemi sapere soprattutto se vi è piaciuto questo mini tutorial. A questo punto vi riporto direttamente al tutorial stesso. Iniziamo con la realizzazione dei due cuori. Il primo l'ho già realizzato, il secondo lo facciamo insieme, così vi mostro lo schema. Sto utilizzando esattamente questo cordoncino, si chiama Indalux nella variante rossa con lurex oro, mi sembra perfetto. Uncinetto di lavorazione numero 4, poi mi occorreranno chiaramente delle forbici, un ago, un piccolo moschettone portachiavi ed un anellino. Potete utilizzare anche il semplicissimo anello per i portachiavi. Io ho la variante argento, non sta molto bene con queste varianti utilizzate, quindi opto per questi due accessori. Parto con un anello magico, prelevo il cordoncino e vado a bloccare il tutto con una catenella. All'interno dell'anello magico lavoro ben 12 punti alti. Il primo lo sostituisco con i due punti bassi. Prendo il filo, vedete, chiudo punto basso, poi rientro nella maglia, riprendo il cordoncino e chiudo. Così ho formato il primo punto alto, metodo che utilizzo sempre. Potete fare anche le 3 catenelle oppure un punto basso ed una catenella. Comunque continuiamo, prendo il filo e lavoro il primissimo punto alto. In totale ne ho 2, continuo per altri 10 punti alti. 3, 4, 5, 6, 7, 8, tiro un po' il cordoncino così stringo l'anello e continuo. Nono punto alto, decimo, undicesimo e dodicesimo. Benissimo. Possiamo chiudere l'anello magico, tiriamo il cordoncino dietro e stringiamo per bene. Vado a chiudere con un punto bassissimo esattamente nel primo punto alto sostituito dai due punti bassi se avete fatto le 3 catenelle della terza catenella. Quindi entro, prendo il cordoncino, porto l'asola all'interno dell'altra e abbiamo chiuso così il primo giro. Concludiamo con il secondo ed ultimo giro. Dal punto in cui mi trovo vado direttamente nel terzo punto, quindi vado a saltare i primi 2 successivi. Per farlo carico il filo 2 volte sull'uncinetto, 1 e 2, e andiamo a lavorare esattamente un punto altissimo. Per cui, ripeto, saltiamo 1 e 2 punti successivi a questo, entriamo nel terzo e iniziamo a lavorare 7 punti altissimi. Prendo il filo, avete visto, prima chiudo le prime 2 asole, poi riprendo il filo e chiudo le altre 2, poi riprendo il filo e chiudo le ultime 2 asole. Ok, primo punto altissimo. Facciamo il secondo, quindi avvolgiamo il filo 2 volte, rientriamo sempre nello stesso punto, tiriamo bene, mi raccomando, e poi riprendiamo il filo e chiudiamo le prime 2, riprendiamo il filo e chiudiamo le altre 2, riprendiamo il filo e chiudiamo le ultime 2. Quindi rivediamolo un'altra volta e poi velocizziamo un po', quindi chiudo le prime 2, chiudo le altre 2, chiudo le altre 2, proseguo per gli altri 4 punti altissimi. Benissimo, settimo punto altissimo. E
questa sarà la nostra situazione. Andiamo avanti. Nel punto successivo andiamo a lavorare un punto alto normale. Quindi tiriamo fuori il cordoncino, chiudiamo le prime 2 asole e le altre 2. Nel punto successivo andremo a fare un aumento di punti alti. Prendiamo il filo, facciamo il primo punto alto normale e sempre nello stesso punto aggiungiamo un punto alto. 1 e 2. Nel punto successivo andremo a lavorare invece questa sequenza di punti. 2 punti alti normali, 1 e 2. Una catenella di separazione, un punto altissimo per cui avvolgiamo il filo 2 volte, entriamo sempre nello stesso punto, tiriamo bene il tutto, pareggiamo le asole, riprendiamo il filo e chiudiamo prima le prime 2 asole, lo riprendiamo e chiudiamo le altre 2 e poi le ultime 2. Dopodiché faremo una catenella di separazione e sempre nello stesso punto andiamo a lavorare 2 punti alti normalissimi, 1 e 2. E così abbiamo formato l'angolo del nostro cuore, quindi l'estremità che sta in basso. Ecco qui, vedete? Inizia a prendere forma. Adesso ripetiamo dall'altra parte quello che abbiamo fatto prima in maniera speculare. Questo significa che nel punto successivo andremo a lavorare l'aumento di 2 punti alti, 1, 2. Nel punto successivo lavoreremo un solo punto alto. Nel punto successivo invece andremo a lavorare ben 7 punti altissimi proprio come poco fa. Carichiamo il filo 2 volte, entriamo nel punto successivo e quindi facciamo. Prima chiudiamo le prime 2, poi le altre 2 e poi le ultime 2. Primo punto altissimo. Velocizziamo perché tanto l'abbiamo già visto poco fa. Fatto questo andiamo a chiudere il tutto. Saltiamo i 2 punti alti successivi proprio come abbiamo fatto all'inizio e andiamo a chiudere nel punto bassissimo iniziale. Entriamo direttamente qui, prendiamo il cordoncino e chiudiamo a punto bassissimo. Ora possiamo fare una catenella di sicurezza e il nostro cuore è praticamente terminato. Adesso in questo cuore fatto insieme lascerò del cordoncino in eccesso per andare a cucire questo lato all'altro, mentre su quello che ho realizzato prima ho fatto una catenella di sicurezza, ho fatto passare il cordoncino tra le maglie dietro e l'ho bloccato con quello iniziale, ovvero questo qui. Ho fatto un nodo e poi ho bruciacchiato con l'accendino, così ho fermato bene il cordoncino. Qui invece taglio l'eccesso dall'altra parte perché non mi importa, lascio un po' di filo perché andremo ad imbottire il nostro cuore. Faccio esattamente in questo modo. Metto i 2 pannellini rovescio con rovescio, inserisco il cordoncino nella cruna e faccio in questo modo. Entro proprio nel punto sottostante e nel punto che coincide, abbiamo lo stesso numero di punti e intanto vado a bloccare il tutto. Bene, guardate, così. Poi passo al punto successivo e a quello che coincide. Prendo tutte e 4 le asole, potete anche prendere le prime 2 interne oppure le altre 2 più esterne. Io vado a cucire tutto perché mi piace proprio l'effetto che dà questo tipo di cucitura. Quindi per adesso vado a cucire un bel po' di punti. Quando arrivo alle catenelle le salto, vado direttamente al punto altissimo e poi prendo il punto altissimo esattamente dell'altro cuore e sigillo bene il tutto. Salto le catenelle successive, vado nei punti alti successivi, 1 e 2, e se vogliamo possiamo iniziare ad imbottire un po' il nostro cuore. Ecco qui, vado a prendere un po' di imbottitura e inizio. La inserisco al centro, così.
Ok, per adesso procedo, poi continuo. Continuo a mettere un po' di imbottitura, guardate che carino, molto molto carino. Quindi sistemiamo bene, qui ci vuole un po' di pazienza perché deve essere tutto ben distribuito. Continuo un altro po' e poi mi fermo. Ok, ripasso dei punti che ho già bloccato all'inizio. Vado a bloccarmi sul dietro, vado a fare un nodino, così, e poi disperdo il filo tra i punti altissimi realizzati in precedenza. Ecco qui, più facile di così. Perfetto, vedete, non si vede più nulla. Taglio l'eccesso e il nostro cuoricino è praticamente pronto. Non mi rimane che inserire gli accessori. Faccio passare l'anello tra i punti e prima di chiudere inserisco anche il moschiettone e poi chiudo definitivamente. Assicuriamoci di aver chiuso per bene l'anello, mi raccomando, e poi se vogliamo possiamo spostare la zona dell'apertura, così non si vede, e il nostro portachiavino è così pronto. Volendo possiamo spostare l'anello e voilà, il nostro portachiavino è così pronto, quindi basta agganciarlo dove vogliamo, nell'anello delle nostre chiavi. Possiamo agganciarlo anche sulla nostra borsa per impreziosirla o su qualche altro accessorio. Spero che questo mini video vi sia piaciuto, fatemelo sapere con un commento e con un bel like di supporto. Grazie per essere stati anche oggi in mia compagnia, alla prossima, un bacino a tutti!